Ciao chitarristi, nel video di oggi proviamo a rispondere alla domanda del millennio. Ma Harley Benton, con una copia Les Paul, suona come Gibson? Ovviamente c'è molto di più da capire, state con me fino alla fine del video per avere le vostre risposte. Se video come questi dove prendiamo chitarre, le confrontiamo, proviamo, vi piacciono, mi raccomando, lasciate un bel like al video, iscrivetevi al canale e bevetevi una Coca-Cola anche per me. Si può dire Coca-Cola? Da cosa nasce questo video? Nasce da tutte le domande che mi fate ogni singolo giorno in privato. Se qualcuno di voi mi ha scritto, sapete che rispondo praticamente tutti, se non vi ho ancora risposto è solo questione di tempo. Tantissimi di voi vogliono un'alternativa a una Les Paul senza spendere troppo e si rivolgono ad Harley Benton o comunque vorrebbero farlo e mi chiedono se ne valga la pena. Abbiamo già visto dei modelli Les Paul sul canale di Harley Benton, la SC450, abbiamo visto la 550 nel video dei Metallica, vi lascio comunque tutta la playlist Harley Benton qui sopra, ma non le abbiamo mai confrontate con l'originale. Si dà il caso che l'originale io ce l'abbia, e anche da un sacco di tempo, e che sia la mia chitarra preferita di sempre. Quindi, come riferimento di chitarra vera, abbiamo la mia Gibson Les Paul Standard del 1992. Come chitarra alternativa abbiamo la Harley Benton SC25, quella del 25esimo anniversario di Harley Benton. Le aspettative sono alte, perché strumenti Harley Benton sul canale ne ho provati tanti, mi sono piaciuti praticamente tutti e possiedo chitarre Harley Benton da svariati anni, che ho usato anche live senza nessun tipo di problema. La promessa di Harley Benton con questa chitarra è quella di prendere un modello base Les Paul e arricchirlo, possiamo dire, con qualche chicca estetica e non solo. Mi aspetto anche un controllo qualità migliore rispetto a un modello proprio super entry level. Questo si traduce poi in più costanza nella produzione, quindi vuol dire che gli strumenti di questo modello saranno più o meno tutti simili e quindi sarà più difficile trovare quello sfortunato. Bisogna chiarire un attimo però anche la posizione di Gibson in questo video. Non tutte le Gibson Les Paul che vedete nel mondo sono uguali e già confrontando due Les Paul apparentemente uguali potreste tranquillamente trovare delle differenze che dipendono dal modello, perché voi mi dite è una Les Paul, il modello è quello, e io vi dico sì, ma in questo Gibson non è stata proprio bravissima. Bisogna andare un pochino più a fondo per capire il modello di queste chitarre e non è così palese da caratteristiche estetiche come può essere magari per una chitarra Fender, dove magari basta una tastiera in acero oppure una paletta più grande per avere già qualche indizio di riferimento per il modello. Le Les Paul, se le guardate, a parte il colore, sono sempre quasi tutte uguali. La stessa cosa si riversa poi nel catalogo Epiphone, che sempre di più ha aumentato il suo livello qualitativo medio. E visti i prezzi attuali di Gibson, secondo me potrebbe essere la strada migliore se uno vuole quella cosa lì con quei riferimenti storici uguali. Ma comunque, iniziamo a vedere le differenze. La Gibson è fatta tutta in mogano, sulla mia se ne può vedere anche una traccia, un pezzettino, dopo che la vernice si è consumata per colpa dei tantissimi concerti. La tastiera è in palissandro e il top in acero. Harley Benton già qui si discosta tanto, perché ha il body in Okume, che non è diversissimo dal mogano, il top in acero, quindi uguale, e il manico che è in acero canadese roasted e flamed. La tastiera invece è di un legno che non ho mai sentito e cercando ho trovato che il Baywood è un legno simile o comunque della stessa famiglia del mogano, in questo caso poi è specificato dark, quindi scuro. Mi ricorda comunque tanto un palissandro su una tastiera. E invece differenze tra i due strumenti ce ne sono? E come? Basta guardare anche solo l'attaccatura del manico per capire che sono due strumenti diversi, uno palesemente vecchio, l'altro palesemente più moderno. Gibson ha quel blocco di legno che rende faticoso l'accesso agli ultimi tasti, che è uno degli ostacoli più grandi per tanti chitarristi che per la prima volta si approcciano al mondo Les Paul, che sulla Harley Benton invece non c'è. Infatti hanno deciso di toglierlo e quindi semplificare la vita ai chitarristi. Questo accesso rende la chitarra un pochino più comoda e quindi un pochino più facile da suonare. Un'altra differenza è che la Harley Benton può arrivare a dei suoni che la Gibson non può permettersi. So che sembra una frase forte, ma è così. Harley Benton monta due pick-up Alnico 5 che sono splittabili, quindi vuol dire che la versatilità di questo strumento è tantissima. La mia Gibson Les Paul monta come pick-up i 490R e 498T. Tra l'altro mi pare che gli esemplari del 1992 siano stati tipo i primi con questi pick-up, perché fino al 91 ne hanno montati diversi, o comunque quello è stato il periodo di transizione. E anche con i pick-up comunque a tenerli semplicemente humbucker, le differenze tra le due chitarre restano. La mia è una Les Paul classica con pick-up Alnico 2, la Harley Benton invece spinge di brutto, infatti i pick-up sono Alnico 5, altra dimostrazione di come i due strumenti siano simili ma potenzialmente lontani. Cosa che secondo me non è per forza negativa, cioè siamo nel 2023 e ha senso che si punti verso questi suoni magari un pochino più moderni. È solo Gibson che produce ancora chitarre come lo faceva negli anni zero. Ok, le differenze? E invece le somiglianze, lo stile della chitarra è quello. La filosofia dello strumento di base è quella della Les Paul sull'Harley Benton. Strumento con due pick-up humbucker, ponte fisso stile Tune-o-matic,
i 4 potenziometri per avere 2 volumi, 2 toni, uno per pickup, e il selettore a 3 posizioni spiaccicato sulla spalla della chitarra. Scala corta, quindi 24 3/4, 22 tasti, e se proprio devo trovare una differenza, il manico su questa chitarra ha un profilo a D, mentre la mia Les Paul è uno Slim Tape 60, che ha un profilo un pochino più a C. Ma questa cosa non la voglio prendere troppo in considerazione perché, come vi dicevo prima, dipende dal modello di Gibson che si prende. Avendo questo manico è palese che la mia Les Paul sia ispirata a quelle anni 60. Fosse stata una 58 oppure una Les Paul più anni 50, appunto, la storia sarebbe diversa, con un manico decisamente diverso, più importante, più grosso. Parlando del peso, le due chitarre si fanno sentire, ma la Harley Benton è palesemente più leggera, un sacco, tantissimo. E non è solo una questione di peso, ma anche di ingombro, devo dire. Adesso parliamo un attimo anche della forma della chitarra. Se io metto la Harley Benton dietro alla Les Paul, per quanto siano simili, qua sulla spalla si vede che questa va più in alto. E questa cosa si traduce in un ingombro diverso. Cioè, la Les Paul viene percepita un pochino come più piccola. La Harley Benton, a tenerla qui addosso, mi sembra un pochino più lunga, un pochino più alta. Questione di pochissimo, eh. Poi lo so già che a tanti non piace la forma Les Paul di Harley Benton, però deve essere per forza diversa. Il copyright è dietro l'angolo. Che tra l'altro, secondo me, per un periodo Harley Benton di sta cosa se n'è fregata. Cioè, quando sono stato al 42 Gear Street di Henning, dovete sapere che ci sono chitarre ovunque, anche in bagno. E proprio in bagno, appesa, c'è una Harley Benton Les Paul Style molto vecchia. Penso sia una delle prime produzioni, e a guardarla effettivamente è uguale, identica, spiaccicata anche nella forma. Ora parliamo del suono e poi, dopo che ve le ho fatte sentire, andiamo al succo della cosa e delle differenze che sono nel feeling dello strumento. Allora, suono. Le due chitarre sono simili, tanto, ma diverse. Vi ho già anticipato che la Harley Benton ha i pickup splittabili, quindi vuol dire che ha uno spazio sonoro di possibilità più ampio. Poi i due pickup sono splittabili anche indipendentemente uno dall'altro, e quindi la versatilità aumenta, perché posso combinare un humbucker e un single coil, oppure viceversa, oppure tutte e due single coil, oppure tutte e due humbucker, oppure un humbucker, insomma, le possibilità sono tante. E questa cosa la apprezzo, perché Harley Benton notoriamente si rivolge a chitarristi che magari hanno bisogno di tanti suoni in uno strumento. Questa cosa su una Les Paul tradizionale è vietata. Se Gibson dovesse prendere una Les Paul standard o un custom shop qualsiasi, schiaffarci sui pickup splittabili al Nico 5, rivoluzione del mondo. Ma nel suono questa cosa come si traduce? Si traduce che la Harley Benton ha un suono un pochino più potente, e a mio parere anche come sensazione generale di suono un pochino più tagliente, un pochino più moderno. È il discorso che abbiamo già fatto. La Gibson invece la vedo più rotonda, più chiusa, più mediosa, un pochino più vintage, come è giusto che sia. In più i pickup sono al Nico 2, quindi un pochino più scarichi. Insomma, tutte queste parole si riassumono in suonare. Adesso vi faccio sentire.
Adesso però parliamo della cosa più importante del video, il feeling delle chitarre. Non devo neanche dirvi qual è il mio feeling con la Gibson Les Paul, il meglio del meglio per me. Quel feeling, quella scintilla è stata ricreata su questa Harley Benton. Mi piace tantissimo una cosa, la chitarra è bilanciata, non la sto tenendo e resta tranquillamente in posizione. Cioè, questa cosa che è un difetto noto della Les Paul, su questa Harley Benton è stato risolto. Quindi il feeling migliora, si sente una chitarra molto più sotto controllo del chitarrista. Però questa cosa a tanti potrebbe piacere sulla Gibson, cioè fa parte del carattere della chitarra. Io vi dico, per me è stato un trauma all'inizio. Non riuscivo a tenerla, avevo sempre dolori alle braccia, posizioni strane perché la chitarra continuava a cadere. Poi dopo ti abitui e la apprezzi per quello che è. Parlando di feeling sul manico invece, la Harley Benton è in linea con tutte le altre Harley Benton. Il manico è un pochino più a D, appunto, è un pochino più ampio, lo sento, rispetto alla Gibson che è un pochino più rotondo, e quindi questa cosa fa cadere un po' del mio feeling con lo strumento. Però i tasti sono posati bene, non sporgono e non danno fastidio. Sempre riguardo i tasti, questa Harley Benton ha dei tasti che sono in acciaio inossidabile. Sembra una cosa tipo alla Mondial Casa, prendi la cornetta che ti aspetta, ma è vero. Ed è una cosa ottima perché sono tasti resistenti, che non si rovinano con il tempo, non si ossidano. Su una chitarra da meno di 300 euro, cosa volete di più? Non sono ruvidi ovviamente, la tastiera è bella liscia, comoda, pronta ad essere suonata. E questa cosa è diversa rispetto al video che abbiamo fatto uguale a questo ma di PRS. La CST24 aveva un feeling un pochino più legnoso, nel senso di rigido rispetto alla PRS. La PRS era molto più fluida rispetto alla controparte Harley Benton. La stessa cosa c'è anche qui, sia chiaro. Si parla di una chitarra da 300 euro contro una da qualche migliaio. Però vi dico che se una persona vuole una chitarra modello Les Paul senza spendere tanto, questa può essere la risposta, e anche esteticamente direi che dice il suo. E questa specie di gold top un po' rossiccio, un po' amaranto. La cosa che mi piace anche è lo split che è sul volume, non sul tono, è più vicino, più accessibile, più facile. Bello, mi piace. Però la Les Paul è la Les Paul. Adesso sì che va bene. Voi ditemi qui sotto nei commenti quali altri confronti tipo questo volete. Dite qui sotto e con calma sarà fatto. Ovviamente trovate il link della chitarra qui sotto in descrizione. Io ringrazio tantissimo i ragazzi di Harley Benton che mi hanno mandato quella chitarra, perché così queste prove le posso fare con le mani, con le mani e con le orecchie e con le cose, non con gli occhi. Gli occhi sono il male dei chitarristi. Se questi video confronto vi piacciono, mi raccomando, fatemelo capire, lasciate un bel like qui sotto, commentate con l'emoji del fuoco e bruciamo tutto. E iscrivetevi, che se no non lo fate.